Efficacia personale, Pier Nicola De Maria, 7 elementi chiave per uno stile di vita ideale. Pier Nicola è un imprenditore ed è un formatore molto bravo. L'ho scoperto seguendo i suoi podcast con Frank Merenda, Business Caffeina, molto interessanti, e poi ho seguito alcuni dei suoi corsi sulla delega, sull'imprenditoria, sempre molto ben fatti. Alla fine sono approdato in realtà al suo libro sull'efficacia personale, molto interessante. Oltretutto si può scaricare in maniera gratuita dal sito efficaciapersonale.com, quindi non ci sono veramente scuse per non leggere questo libro. Le 3 cose che mi sono rimaste da questo libro: la prima sicuramente è il concetto di direzione che vuoi dare alla tua vita. Seneca diceva: non esiste vento favorevole al marinaio che non sappia dove andare. Questa è una frase che mi è piaciuta tantissimo, l'ho ripetuta a moltissimi corsi di formazione. Ho sempre pensato che Seneca con questa frase si riferisse all'importanza degli obiettivi. Questo libro mi ha fatto mettere in discussione questa mia convinzione, e credo che Seneca si riferisse non tanto all'obiettivo quanto alla direzione che tu vuoi dare alla tua vita. La direzione che tu vuoi dare alla tua vita risponde alla domanda: che tipo di uomo vuoi diventare? Che tipo di donna vorrai essere nel futuro? Che è un concetto diverso, più sul lungo termine. Un esempio molto banale è quello di Steve Jobs. Non aveva l'obiettivo di costruire l'iPhone, di costruire il Macintosh. Lui aveva molto chiara la sua direzione di vita, voleva essere un innovatore nel campo delle nuove tecnologie. Se hai chiara la tua direzione di vita, gli obiettivi vengono naturalmente come una conseguenza ovvia della strada e del percorso che tu hai intrapreso. Seconda idea che mi è rimasta e mi ha molto colpito: il fatto che abbiamo una serie di risorse che sono limitate, come il conto corrente bancario per la maggior parte di noi ha un limite. Questo concetto vale anche per l'energia, per il tempo, per la concentrazione, per l'attenzione. Queste risorse vanno spese con molta cautela, perché una volta che vai in rosso nel conto della concentrazione non c'è il direttore di banca che ti chiama e ti dice: se vuole le facciamo un prestito a interessi molto alti, ma salta il banco. Quando finiscono alcune delle risorse che tu hai, il banco salta, va in rosso, ed è un problema molto grande da affrontare. Quindi la seconda idea è: tempo, energia, concentrazione sono risorse preziosissime, spendile con cura e moderazione. La terza idea che voglio raccontarti di questo libro è l'importanza della delega, ed è strettamente collegata al secondo punto che ho affrontato prima. L'importanza della delega ti aiuta a liberare del tempo che altrimenti ti verrebbe rubato via da compiti magari non così tanto importanti. Mi ha colpito questa idea, che poi lui approfondisce anche nel suo corso Delega Facile, che all'interno di una giornata ci sono diversi compiti che noi dobbiamo fare. Alcuni compiti rubano ore e valgono 10 euro, altri compiti valgono 100 e altri compiti possono valere invece 1000 euro. Il meccanismo che Pier Nicola dice di seguire è quello gradualmente di delegare i compiti da 10 euro per liberare tempo da ottimizzare, da sfruttare in maniera molto più utile nei compiti prima da 100 e poi da 1000. È un libro agile, ricco di esercizi, di contenuti molto pratici, consigliato a tutti quelli che stanno bene ma vogliono stare ancora meglio, e a chi vuole creare un sistema intorno a sé anche preventivo, efficace a lungo termine per riuscire a raggiungere i propri obiettivi e la propria direzione di vita. Certo, è un libro che, come gli altri che consiglio, non basta leggere, ma occorre poi anche applicare, ma la vita funziona così. Poi la differenza tra chi riesce e chi non riesce spesso è la differenza tra chi fa qualcosa di diverso e chi invece continua a fare le solite cose di sempre. Anche per oggi è tutto, ti aspetto al prossimo video, buona lettura e a presto, ciao!